Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme una morbidissima e caldissima coperta all'uncinetto. Un nuovo progetto home decor per la nostra casa, pensato per essere realizzato con qualsiasi tipologia di filato. Io ho scelto una pura lana per creare un progetto super semplice e super caldo da utilizzare quest'inverno sul mio divano, ma ovviamente voi potrete personalizzare tutte le misure di questa coperta in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. È un progetto veramente molto semplice da realizzare con uno dei punti più amati del web, l'econocciolino all'uncinetto, e anche super facile da eseguire perché vi mostrerò passo passo tutti i passaggi e andremo ad utilizzare solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto. Quali sono nel dettaglio le misure della mia coperta? La sua misura definitiva, compreso il giro di bordo, è di circa 140 x 110 cm. Nella parte centrale, quella lavorata con il punto e con nocciolino, abbiamo circa 134 x 104 cm e il bordo che ho pensato di realizzare estremamente semplice ha un'altezza di circa 6 cm. Ovviamente voi potrete personalizzare tutte queste misure. Può essere una perfetta coperta da divano oppure da mettere ai piedi del nostro letto, ma se vi piace questa lavorazione vi lascio uno spunto creativo. Potreste replicare il progetto, ovviamente adattando le misure, anche per creare delle copertine per culla o per lettino. Tutto sta al vostro gusto e alla vostra fantasia. Nel box informazioni subito sotto il video troverete tutti i link e le informazioni per acquistare questo filato meraviglioso che io ho utilizzato in due colori, e se questo progetto sarà di vostro gusto o di vostro gradimento fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Andiamo quindi a scoprire questa meravigliosa pura lana e andiamo a realizzare insieme la nostra calda e morbidissima coperta. Il filato per questo progetto 100% Made in Italy è Naturalia di Borgo de Pazzi Firenze in due tonalità di colore. 100% lana, ciascuna matassa pesa 200 grammi per una resa di circa 120 metri, lavorabile con uncinetto e ferri da maglia nei numeri dal 13 al 15. La particolarità di questa lana è di essere non trattata, non subisce alcuna tintura. Il colore infatti è quello naturale del vello della pecora. Come colori ho scelto questo bianco panna che trovate nella tabella colori con il codice numero 2 e questo marroncino che trovate nella tabella colori con il codice numero 4. Vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di matasse che andrò ad utilizzare per ciascun colore, mentre nel box informazioni subito sotto il video troverete il link diretto per l'acquisto dei materiali. Inoltre il contatto dell'assistenza di Borgo de Pazzi per supportarvi durante i vostri acquisti. In base alla mia mano di lavorazione ho deciso di utilizzare un uncinetto numero 10. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione. La nostra coperta è lavorata con il punto econocciolina a pannello sul dritto e sul rovescio e richiede all'avvio un numero di catenelle pari. Ho fatto poi una piccola modifica all'inizio e alla fine di ciascun giro per consentirvi poi di scontornare, di lavorare più facilmente il perimetro della vostra coperta. Per mostrarvi tutti i passaggi di questo punto andrò a realizzare, sempre con questo filato e con il mio uncinetto, un piccolo campione. Il campione è molto utile e vi consiglio di farlo prima di avviare la vostra coperta, perché grazie al campione potete capire quante catenelle sono necessarie per ottenere una determinata misura per il vostro progetto. Questo soprattutto se volete realizzare una coperta di dimensioni differenti rispetto alla mia, oppure se usate un filato diverso. Inoltre sulle misure del vostro progetto andrà ad incidere la vostra mano di lavorazione.
Nel mio caso, per ottenere le misure della coperta che vi ho indicato, ho avviato 68 catenelle. Andiamo quindi a vedere insieme come eseguire questo punto. Per eseguire il nostro punto dobbiamo avviare un numero di catenelle pari. Nel mio caso, per realizzare il campione, ho avviato 12 catenelle. Completate le mie catenelle, dopo aver lavorato la numero 12, devo tornare indietro partendo dall'uncinetto nella seconda catenella, la penultima che ho lavorato, in questo caso la numero 11. Conto quindi una e 2 catenelle dall'uncinetto, vi vado ad entrare e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare al termine del mio giro. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Questa catenella, essendo di supporto, non va a sostituire alcun punto. Nel primo punto che ci si presenta, che corrisponde anche all'ultima maglia bassa lavorata, andiamo a realizzare un punto basso. Ciascun giro di lavorazione dovrà sempre cominciare con un punto basso. Ci spostiamo sul punto successivo. Qui andiamo a lavorare un punto bassissimo. Entriamo nel punto, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e andiamo a chiudere le nostre 2 asole, senza ricaricare nuovamente il filo. Nel punto successivo andiamo invece a lavorare una mezza maglia alta. Per fare questo carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto. Ricarichiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme contemporaneamente. Per tutto il nostro giro dobbiamo alternare una maglia bassissima a una mezza maglia alta. Il punto successivo sarà quindi un punto bassissimo. Entriamo, prendiamo il filo, chiudiamo, ci spostiamo sulla maglia seguente, dobbiamo lavorare una mezza maglia alta, quindi carichiamo il filo, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, abbiamo 3 asole, ricarichiamo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Continuiamo alternando questi 2 punti fino ad arrivare all'ultimo punto del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, il penultimo punto del nostro giro sarà un punto bassissimo. Sull'ultimo punto disponibile del giro andiamo a lavorare un punto basso. Abbiamo così completato il primo dei 2 giri di lavorazione che dovremo alternare per tutto il nostro progetto. Questo giro comincia con una maglia bassa e andiamo poi ad alternare una maglia bassissima ad una mezza maglia alta per tutto il giro. Il nostro giro si conclude con una maglia bassa lavorata sull'ultimo punto disponibile. Vi do un piccolo consiglio. Andate ad applicare su una maglia qualsiasi tra quelle che vi si presentano un marcatore. Ne capirete l'utilità tra qualche giro. Cominciamo il prossimo giro realizzando sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Questo è il primo punto che ci si presenta, che corrisponde anche alla maglia bassa che abbiamo lavorato per concludere il giro precedente. Su questa maglia bassa lavoriamo
una maglia bassa. In questo giro dobbiamo sempre alternare una maglia bassissima ad una mezza maglia alta, ma dobbiamo invertire l'ordine di lavorazione. Lavorata la maglia bassa, il primo punto della nostra sequenza in questo giro sarà la mezza maglia alta. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, prendiamo il filo e lavoriamo la mezza maglia alta. Sul punto successivo lavoriamo la maglia bassissima. Proseguiamo ora alternando i nostri due punti come abbiamo visto nel giro precedente. Il punto successivo sarà una mezza maglia alta, a seguire un punto bassissimo. Continuiamo alternando i nostri due punti fino ad arrivare al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, il penultimo punto del nostro giro sarà una mezza maglia alta. E sull'ultimo punto del nostro giro lavoriamo un punto basso. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione che dovremo ripetere per il nostro progetto. Come il primo giro, anche questo va a cominciare con una maglia bassa sul primo punto disponibile. Quello che va a variare è la sequenza dei punti nella parte centrale del giro. Si comincia da una mezza maglia alta che viene poi alternata a una maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia bassissima e così via. Il penultimo punto del nostro giro, in questo caso, è una mezza maglia alta. Il giro si conclude, come quello precedente, con una maglia bassa sull'ultimo punto disponibile. Questi sono i due giri che dobbiamo alternare. Quali sono i punti in comune e le differenze? Entrambi i giri cominciano e terminano sempre con una maglia bassa singola. Nel primo giro di lavorazione, subito dopo la maglia bassa, cominciamo lavorando una maglia bassissima, da alternare alla mezza maglia alta. Nel primo giro, il penultimo punto sarà sempre una maglia bassissima. Nel secondo giro avviene il contrario. Dopo aver lavorato la maglia bassa iniziale, il punto subito seguente è una mezza maglia alta, che alterniamo poi a una maglia bassissima. Il penultimo punto del giro, come il primo, sarà una mezza maglia alta. Si concluderà poi con un punto basso. Quindi il punto iniziale e finale del vostro giro non vi devono interessare. Questi saranno sempre due maglie basse. Quello che vi interessa è l'alternanza nella parte centrale del giro. Dobbiamo sempre realizzare una catenella di supporto e voltare il lavoro. Vedete che davanti a voi avete il marcatore che avete applicato al primo giro. Perché vi ho fatto posizionare questo marcatore? Quando trovate davanti a voi all'inizio del giro il marcatore, sapete che quello che dovete eseguire adesso sarà il primo dei due giri che dovete alternare. Questo vi aiuta nel caso dobbiate abbandonare e poi riprendere il progetto in un secondo momento. Quando davanti a voi all'inizio del giro trovate il marcatore, sapete di dover lavorare la maglia bassa nel primo punto e che il punto subito seguente sarà la maglia bassissima. Se voltando il lavoro non trovate davanti a voi il marcatore, sapete che il giro che dovete avviare è quello che comincia con la mezza maglia alta, quindi il secondo giro di lavorazione. Ovviamente vi consiglio, man mano che lavorate la vostra coperta, di spostare il marcatore sempre più in alto, così da averlo sotto gli occhi non appena voltate il lavoro.
Proseguiamo quindi alternando il primo e il secondo giro di lavorazione fino ad ottenere un totale di 12 giri di lavorazione, alternando sempre il primo e il secondo giro che abbiamo visto insieme. Se non volete contare i giri uno per uno, c'è un piccolo trucco. Vedete queste asoline, queste astine in orizzontale che si sono formate eseguendo i vari passaggi? Per ogni colore della vostra coperta dovete contare 6 astine. Lavorate qui al centro del pannello. Una volta che le avrete ottenute, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vuol dire che è arrivato il momento di eseguire il cambio colore. Ovviamente se utilizzate un unico colore, continuate a proseguire nella vostra lavorazione alternando i giri finché la vostra coperta non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Vediamo insieme come eseguire il cambio colore. È veramente molto semplice. Lavorato l'ultimo punto del giro, che sarà sempre in ogni caso una maglia bassa, dobbiamo eseguire la catenella per voltare il lavoro. Per fare la catenella vado a prendere il filo con il nuovo colore e lo pongo direttamente sull'uncinetto. Dopodiché vado a chiudere. Abbandonerò il filo di colore bianco e proseguirò con il mio secondo colore. Quindi vado a voltare il lavoro, nel primo punto disponibile lavoro il mio punto basso e proseguo poi nella mia lavorazione, ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme a seconda del giro che dobbiamo eseguire. Come mi comporto per quanto riguarda il bloccaggio dei fili? In questo caso, poiché ho ancora molto filo di colore bianco, dovrei andare a tagliare il filo. Faccio poi un nodino tra i due fili che rimarrà poi nascosto al di sotto del giro di perimetro scontorno che andrò poi ad eseguire tutto intorno al mio progetto. Se lo desiderate potete tagliare i fili, fare il nodino e andare già a nasconderli all'interno della lavorazione mano a mano che eseguite i vari punti. Vi lascio poi un'ulteriore indicazione. Per ottenere ciascuna striscia sulla mia coperta grande ho utilizzato una matassa per colore. Che cosa vuol dire? Per realizzare questa striscia è bastata un'intera matassa di questo colore. Per eseguire la successiva ho utilizzato anche qui un'intera matassa. La parte di filo che va ad avanzare è veramente pochissima e potreste ad esempio utilizzarla per eseguire delle frange se vi piace l'effetto sulla vostra coperta. Se andate quindi ad utilizzare lo stesso numero di uncinetto, il mio stesso filato, il Naturalia di Borgo de Pazzi e avviate il mio stesso numero di catenelle, se avete una mano di lavorazione simile alla mia, al termine di ciascuna striscia sarete già pronti per eseguire il cambio colore e vi avanzerà veramente pochissimo filato. Adesso che avete realizzato il campione siete pronti a partire con il vostro progetto. Non dovete far altro che avviare le catenelle necessarie per la vostra coperta. Vi ricordo devono essere catenelle pari e andare ad eseguire i giri di lavorazione che abbiamo visto insieme sul campione. Dovrete alternare il primo e il secondo giro fino ad ottenere questo risultato. Per ciascun colore dovrete ottenere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 astine in orizzontale. Questo vale su entrambe le facce del vostro pannello perché questo punto è reversibile. Dopodiché andiamo a lavorare insieme il giro di perimetro o scontorno della nostra coperta. Ho deciso di realizzare un bordo bicolore utilizzando le ultime due matasse di questo filato. Il giro di perimetro o scontorno della coperta lo andrò a realizzare con il filo più chiaro e andrò poi ad inserire il filo con il colore più scuro. Completata la mia lavorazione con il punto e con nocciolina, introduco il filo di colore più chiaro, realizzando la catenella e voltando il lavoro. Partendo dal primo punto disponibile, vado a lavorare una maglia bassa singola sopra ciascun punto che mi si presenta.
e proseguo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavoriamo questa sequenza di punti. Maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Se utilizzate un filato differente rispetto al mio, potreste dover variare il numero di punti da lavorare in ciascun angolo. Maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto di base è quella che viene utilizzata più frequentemente e che si adatta alla maggior parte dei filati. Dobbiamo lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione che abbiamo eseguito. Lungo questo bordo davanti a noi troveremo dei punti bassi, perché abbiamo lavorato sempre una maglia bassa all'inizio e al termine del giro. Sarà quindi abbastanza intuitivo come lavorare i prossimi punti. Andiamo sul punto basso sottostante e lavoriamo un punto basso e proseguiamo in questo modo, lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto insieme il campione, prima di eseguire il nostro punto, abbiamo realizzato sopra le catenelle un giro di lavorazione a punto basso ed è in corrispondenza qui del punto tra la riga di punto basso e la prima riga di lavorazione a punte con nocciolina che andiamo a lavorare il punto nell'angolo. Facciamo la nostra maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Alla nostra sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Non andremo a lavorare le maglie basse all'interno di queste catenelle, bensì andremo a lavorarle qui, sopra la riga di punto basso che abbiamo lavorato. Quindi con l'uncinetto non entriamo all'interno delle catenelle, ma scendiamo qui, alla base della riga di punto basso. Allunghiamo ovviamente il filo e lavoriamo i nostri punti, come se stessimo lavorando dei punti canestro. Non entriamo qui, ma scendiamo nella riga sottostante e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al prossimo angolo. Nell'angolo, qui, alla base dell'ultima maglia bassa disponibile, lavoriamo il nostro angolo. Maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Su questo lato del nostro progetto dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo eseguito sul lato opposto, lavorare cioè una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino ad arrivare all'angolo dal quale siamo partiti per eseguire questo giro di perimetro o scontorno. Angolo che andiamo ovviamente a completare insieme. Questa è la prima maglia bassa che abbiamo lavorato per eseguire il giro di perimetro o scontorno. Nello stesso punto lavoriamo un'altra maglia bassa. Per completare la nostra sequenza manca la catenella. Abbiamo lavorato le 2 maglie basse, ma invece di eseguire normalmente una catenella facciamo questo passaggio. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto la prima maglia bassa che abbiamo lavorato per l'angolo. Prendiamo il filo, lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo sul retro del lavoro. La nostra asola diventa la prima parte della nostra catenella. Questo è il filo della nostra lavorazione. Rientriamo nella stessa maglia dove abbiamo appena portato all'interno la nostra asola e lavoriamo un punto basso. Il filo di lavorazione diventa la seconda parte della nostra catenella, come se questa fosse l'asolina frontale e questa l'asolina posteriore. Realizziamo un secondo giro sempre con questo colore, lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Ma come dobbiamo lavorare i nostri angoli? Abbiamo maglia bassa, catenella e maglia bassa. Eseguiamo maglia bassa su maglia bassa
e all'interno della catenella andiamo a ripetere la nostra sequenza di punti. Maglia bassa, catenella e maglia bassa all'interno della catenella nell'angolo. Dopodiché riprendiamo a lavorare normalmente una maglia bassa su ciascun punto. Proseguiamo quindi lavorando i nostri angoli in questo modo ed eseguendo una maglia bassa su ciascuna maglia bassa che ci si presenta, fino ad arrivare al termine del giro, dove andiamo ad eseguire il cambio colore. Per eseguire il cambio colore, sotto la catenella che abbiamo creato portando l'asola sul retro del lavoro, iniziamo a lavorare la nostra sequenza di punti. Lavoriamo maglia bassa, catenella, inseriamo l'uncinetto per realizzare la seconda maglia bassa, ma non andiamo a chiudere utilizzando questo colore, bensì andiamo ad introdurre il colore più scuro. Lo poniamo sull'uncinetto e con questo chiudiamo la nostra maglia bassa. Ci spostiamo poi qui sulla prima maglia bassa alla nostra sinistra e vi lavoriamo un punto basso. E proseguiamo lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta e negli angoli ripetiamo i passaggi che abbiamo eseguito in quest'ultimo giro con il colore bianco. Lavoreremo una maglia bassa su ciascun punto. Nello spazio sotto la catenella andremo a lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa e proseguiremo lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare qui, dove abbiamo eseguito il cambio colore. Lavoriamo normalmente questo angolo passando sempre sotto la catenella. Lavoriamo quindi maglia bassa, catenella e maglia bassa e continuiamo la nostra lavorazione ripetendo gli stessi passaggi per il giro successivo. Dopo aver lavorato il nostro ultimo angolo, dobbiamo definitivamente chiudere il lavoro. Per fare questo, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandocene un pochettino in più. Sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago. Ci spostiamo a sinistra sulla seconda maglia bassa presente davanti a noi. Questa è la prima, questa è la seconda. Entriamo da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono questa maglia e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa volta passando al centro tra le due costine che compongono il punto. Abbiamo così creato un finto punto basso che vi consiglio di lasciare molto morbido. Abbiamo pareggiato il dislivello causato dalla lavorazione a spirale e ora non ci resta che bloccare questo filo all'interno del lavoro e la nostra coperta è completata. Siamo così arrivati al termine del nostro tutorial coperta che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Vi ricordo le misure del nostro progetto. La parte centrale della nostra coperta, quindi senza considerare il bordo, misura circa 134 x 104 cm, mentre la nostra bordatura ha un'altezza di circa 6,5 cm. Misure totali della nostra coperta 140 x 110 cm, quindi perfetta per stare sul nostro divano e garantirci un inverno super caldo. Ovviamente però voi potrete replicare questa coperta anche con filati meno pesanti. Potete infatti realizzarla ad esempio anche in cotone e ovviamente delle misure che preferite andando a variare le catenelle iniziali con le quali eseguire il vostro progetto. Vi ricordo questo filato meraviglioso che ho utilizzato, super caldo 100% lana, il Naturalia di Borgo dei Pazzi Firenze. Trovate tutte le informazioni sui materiali e anche il numero dell'assistenza per gli acquisti di Borgo dei Pazzi nel box informazioni subito sotto il video, insieme al link per l'acquisto dei materiali.
Vi è piaciuto questo progetto? L'avete trovato interessante? Fatemelo sapere con un bel commento subito qui sotto il video e ovviamente se ne avete piacere con un bel pollice in su e se ancora non l'avete fatto perché non vi iscrivete al canale così non perderete tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi. È facilissimo, basta cliccare sul pulsante iscriviti subito sotto il video. Perciò con la mia nuovissima e caldissima coperta io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!